È incredibile come quando guardi la televisione e vedi un personaggio famoso o in televisione appunto o per strada, no? Non ci si ferma a pensare che magari quella persona ha avuto un inizio, quella persona magari ha sofferto per arrivare ai risultati a cui è giunto oggi. Così si tende a credere che quella persona sia nata così, che quella persona sia venuta al mondo esattamente così per come la vediamo. E da un certo punto di vista non c'è da biasimare la mente, perché la mente non ha mai visto nient'altro di quella persona. Quindi l'unica immagine che noi abbiamo è appunto quella della persona già famosa. Ma in realtà ogni personaggio famoso ha una storia che lo ha portato dove è oggi. E questa è la mia. Allora, prima di tutto bisogna dire una cosa che è abbastanza assurda, ovvero, quando ero ragazzino io non avevo nessunissima voglia di fare musica nella vita. Zero. Totale assoluto zero. Pensate che mio padre, pluristrumentista, amante immenso della musica, proprio una persona a cui non lo staccavi dalla musica manco morto, ogni Natale, ogni compleanno, ogni occasione era sempre lì a regalarmi chitarra, batteria, basso, mi ha fatto provare di tutto e di più. Io continuavo a dirgli: papà, senti, io da grande voglio fare il cardiochirurgo, anzi, come dicevo quando ero piccolino, voglio fare il dottore del cuore. Ovviamente da piccolino ero un grande amante della musica, mi piaceva tantissimo ascoltare la musica, io ballavo sul letto facendo finta di suonare, ma nella mia mente non c'era l'idea appunto di finire per suonare. Certo, mi immaginavo su un palco a cantare da piccolino, ma in qualche maniera era, diciamo, qualcosa di lontano, non lo sentivo come un possibile futuro. Allora, diciamo che la prima vera scintilla di tutto questo percorso arriva quando un amico mi invita a casa sua e mi dice: vieni a vedere cosa riesco a fare. Allora, aveva un computer attaccato a una tastiera, schiaccio un bottone sul computer e io comincio a sentire musica e dico: dove arriva sta musica? E lui mi fa: dalla tastiera. Dico: scusa, e chi sta suonando la tastiera? Il computer. Shock totale. Da quel momento lì un flash assoluto. Così corro da mio padre, gli dico: papà, ci sono, finalmente ho voglia di fare questa roba qua, mi compri per favore il computer e questa tastiera qua, perché mi è preso benissimo quello che ho visto. Lui mi guarda e mi fa: no, se non vai a lezioni di pianoforte, se non impari a suonare, non ti compro niente. Così io comincio a studiare pianoforte. Il modo in cui arrivo al canto è una cosa abbastanza singolare. Mi trovavo in compagnia di una mia amica, avevo le cuffie e stavo canticchiando una canzone di George Michael. Mi giro la mia amica, bocca spalancata, dice: cacchio, ma sai che canti bene? Io: ma va, figurati. Ci ho messo così un mese a convincermi di sta cosa. Quando finalmente mi sono registrato così alla buona con una cassetta mentre andava, ho detto: beh, in effetti non è proprio malissimo. L'ho fatto sentire a mio padre, ho detto: papà, ascolta un po' sta roba. Lui sente sta roba e mi dice: e chi è questo? Gli dico: questo sono io. Lui mi fa: questo sei tu? E io: sì. E lui a un certo punto: sei davvero tu? Dice: sì. Io ti ammazzo. Ho cominciato a rincorrermi per tutta la casa, a lanciarmi le ciabatte. Io ti uccido, me lo dice a quest'età che canti così, ma io ti ammazzo. Insomma, è stato un momento abbastanza divertente in casa. Così, al percorso già iniziato del pianoforte, arriva anche quello del canto, ma con altri ritmi ovviamente, e nel frattempo, grazie alla mia amicizia con Francesca Aiello, comincio a giochicchiare in discoteca col microfono. Nasce così appunto il mio primo approccio da vocalist in discoteca, ma un vocalist un po' diverso, cioè non una persona che annuncia qualcuno o che comunque parla col pubblico, ma diciamo che un cantante che si incastra nei brani, nei momenti di mix eccetera, creando così un aggiunto, quasi come se fosse un disco mashuppato a tutto quello che sta succedendo in discoteca in quel momento lì. Io poi arrivo a diplomarmi, inizio il mio percorso universitario a Catania
e un po' mi allontano da quello che è il mondo della musica, di questo giocare al microfono in discoteca, finché l'estate del 1991 mi capita di andare a trovare Francesca Aiello in discoteca, precisamente la discoteca si chiamava il Malibu. In onore dei vecchi tempi mi metto così a giocare al microfono anche lì al Malibu e succede una cosa molto particolare. Il proprietario, anzi uno dei proprietari del Malibu, mi vede e pensa: che cosa incredibile, perché non facciamo lavorare questo ragazzo qua? Inizia così l'estate dopo un percorso veramente importante. Io inizio a lavorare come vocalist all'interno del Malibu, apro le loro serate sia cantando cover che cantando dei brani appositamente scritti per le serate quell'estate.